Once upon a time, there was a king and an island. You think that this is the beginning of a fairy tale, but today we have the honor to talk to the king of the smallest kingdom in Italy. And the island of Tavolara specifically is located off the region of Sardinia. And with me, I have King Tonino Bartoleoni. Salve! Siamo qua. Siamo qua. So you might hear some waves in the background. And if I could only show you how beautiful the color of the sea in this part of the world is, it's amazing. But this is a very intriguing story that goes back several centuries ago. And today, Tonino will tell us a little bit how he inherited this title. Allora, Re Tonino, la chiamo così? I might have to call him King. Ci può raccontare un pochino come nasce la storia di questo regno? Can you tell us how the story of this kingdom starts? Questo regno è iniziato da un genovese che si chiamava Giuseppe Bartoleoni. Okay, so the story goes back to a Genoese man. His name is Giuseppe Bartoleoni. Appunto, è partito da Genova, anzi, questo qui aveva una barca piccolina a vela e a remi, allora si andava così. È partito da Genova appunto per venire in Sardegna e visitare non la Sardegna all'interno, ma la Sardegna e le isolette che c'erano intorno alla Sardegna. So Giuseppe was actually an avid sailor. He had both a sailing boat and a rowing boats. And he decided at some point to embark to explore not the mainland of Sardinia, but actually the islands. È iniziato appunto, si è fermato in Corsica. E dalla Corsica ha cominciato a visitare le isolette che c'erano all'arcipelago della Maddalena, che sono vicinissime. So first he stopped in Corsica, and then from there he started to explore the islands there in the archipelago of the Maddalena. E nell'arcipelago della Maddalena appunto ha visto queste isole che si chiama Santa Maria e Sofia, due isole. E poi da lì ha visto questa montagna che si chiama Tavolara, dove siamo adesso. In seguito è venuto a visitare, ha trovato Tavolara. So the first islands that he explored were the Maddalena and Sofia, and then he saw the mountain that was that he could see from this island of Tavolara. And actually, if you approach it from a boat, the first thing is going to catch your eye is indeed this big mountain. Visto Tavolara, visto queste isole, ha cominciato dall'appunto di Santa Maria, dall'isola di Santa Maria, che si è fatto una casa lui, Giuseppe Bartoleoni, con le sue mani, poi ha piantato orte, cose, insomma, si è fatto così. So first, so he decided to settle in Santa Maria first. So he built a house himself and also started to grow a vegetable garden. Una volta che si è fatto la casa a Santa Maria, se ne è venuto qui a Tavolara e si è fatto la casa a Tavolara. Okay, so once he was all done with building the house and everything in Santa Maria, he decided to settle and build a house in Tavolara as well. Quindi si è fatto queste case e poi piano piano le ha anche abitate. So obviously, after having built the homes, he started also to live in them. Una volta che le abitate, però, hanno cominciato sia dalla Maddalena e sia qui dalle Gallurese da qui, è un po' dispiaciuto che questo Giuseppe si era impossessato di queste isole. So from the islands of the Maddalena and so forth, you know, they started to be a little bit of discontent or rumors that this Giuseppe had taken over the islands. Quindi poi è venuto a sapere anche il re, quando è arrivato il re è arrivato dopo di Bartoleoni. Quale re? Il primo, re Calalberto, che allora era re di Piemonte e Sardegna. So these rumors made it all the way to the king. We're talking about the first king, Carlo Alberto, who was the king of both Sardinia and Piedmont.
Quando Carlo Alberto appunto è venuto a visitare la Sardegna col Panfilo, è passato dall'arcipelago, dal Golfo Leone, poi si è fermato all'isola della Maddalena e cercava Bertolioni, appunto a Giuseppe Bertolioni. So the king decided to actually come here, and with his pamphilus boat, he stopped first at the Leone. Perché lui andava e veniva. Invece Giuseppe Bertoloni era a Santa Maria. Però il Panfilo Reale è venuto qui appunto, ha parlato con il pastore, ha lasciato un bigliettino dove diceva che il Panfilo Reale rimaneva 3 giorni alla fonda, appunto all'entrata di Olbia, e quindi se voleva andare a visitarlo, Giuseppe in seguito di fatto così ha fatto. So, so the king was told in Maddalena Island that Giuseppe was actually in Santa Maria, but he, with his royal pamphilo, came to Tavolara. He ran into a shepherd and also left a message, a note that his ship would be here for 3 days. Appunto, quando Giuseppe Bertolioni è arrivato, il pastore gli ha detto appunto che il re rimaneva lì, Giuseppe Bertolioni è andato appunto nel golfo di Olbia, lì dove era la nave alla fonda, e si è presentato facendogli il saluto con i remi, saluto marinaio, il saluto che si fa. So once that Giuseppe returned to Tavolara, the shepherd related the message, and he took his boat and went to where the royal boat was indeed at near Olbia, and introduced himself and greeted the king with a typical greeting that sailors do with the rose. Quindi, una volta arrivate lì, si è imbarcato sulla barca, sul Panfilo, hanno parlato un po', e poi con la scialuppa sono scesi a Olbia. E nel Corso Umberto pure, nel Corso Umberto passeggiava il re e Giuseppe Bertolioni parlando appunto della sua storia di Tavolara, come era andata a finire tutta la storia. Poi lì sono andate anche alla chiesa di San Simplicio, che è una chiesa molto antica, conosciuta. So after the two met, they started to talk and socialize, and they got off the boat. They started strolling down the main street in Olbia, and they went also to visit a very ancient, a very old church in San Simplicio. Una volta poi tornati a bordo, Giuseppe Bertolioni se ne è venuto a Tavolara, il re è rimasto lì e l'ha invitato il giorno dopo a venire a caccia a queste capre selvatiche che c'erano a Tavolara, famosi capri coi denti d'oro, che avevano la lucidità, chissà da quanti anni c'erano, e quindi sono venuto a fare questa battuta di caccia qui a Tavolara. So once they returned to the royal vessel, and then eventually Giuseppe returned to Tavolara, he invited the king to come for a hunting here on the island of Tavolara, where there are these very old and special goats. Una volta appunto fatta questa battuta di caccia, così mentre si discutevano una cosa e l'altra, Giuseppe Bertolioni fa una battuta al re e gli dice: lei è il re di Piemonte e Sardegna, ma io sono il re di Tavolara. So here, as after having a very pleasant hunting trip together, jokingly, Giuseppe said, you might be the king of Piedmont and Sardinia, but I'm the king of Tavolara. Il re, come ha sentito questa battuta così, e gli ha detto allora, io veramente lo faccio il re di Tavolara. Well, it sounds like the king of had quite a good sense of humor, because he said, well, since you say that, I'm going to make sure that is going to happen. Prende foglie e carta, scrive con le sue pugna, riconoscendolo appunto proprietario e il re di quest'isola di Tavolara. And so the king indeed took out pen and paper, so to speak, and he put in writing that the island of Tavolara did indeed belong to Giuseppe Bartoleoni. Quindi Giuseppe Bertolioni è diventato re.
So Giuseppe now was officially the king of Tavolara. So the question is, it sounds like everyone they lived happily ever after, but is that the case? Quindi tutti vissero felici e contenti o successe qualcos'altro? Successe qualcos'altro. Lo Stato, il demanio marina, non ha riconosciuto che Bertolioni proprietario e re di quest'isola. So obviously not everyone lived happily ever after, because the state, the demanio marina, was not recognizing, was not acknowledging Giuseppe as the king of Tavolara. Lo Stato diceva che l'isola era dello Stato, non era di Giuseppe. And maintaining the position that the island belonged to the state. Allora, Paolo Bertolioni, questo è il figlio, è rimasto 4-5 mesi così, che non sapeva cosa fare, cosa decidere, ma poi ha pensato, dice, io con lo Stato, col demanio ci perdo, perché allora ha pensato di andare a Torino a trovare il re. In the meanwhile, the son of Giuseppe, Paolo, who was the one indeed now in charge of had inherited the island, realized that probably he was not going, if there had been like some sort of lawsuit, he was not going to be able to win it. So he had the bright idea to actually go back to the king of Piedmont. Quindi è partito da Tavolara, si fa Civitavecchia, Olbia, Civitavecchia, e da lì è arrivato a Torino al re, alla casa reale. So he started this journey from Olbia all the way to Torino until he got to the royal palace. Una volta arrivato lì, dice, l'hanno riconosciuto, dice, lei cosa ci fa qua, gli hanno chiesto. Allora lui gli ha fatto vedere la denuncia del demanio che gli stava prendendo l'isola. And so he was greeted and recognized, and they were wondering why he was indeed at the royal palace. And Paolo explained that he had been sued, so to speak, and showed the paper that he had received from the demanio, demanding control of the island. Quindi ne parlano lì con il re, con il generale La Marmora di questa situazione, e poi gli dicono a Paolo Bertolioni, dice, signor Paolo, dice, vada pure a casa, dice che ci pensiamo noi per la sua faccenda. So he talked to the king, he talked to the general La Marmora, and he was reassured that he could go home, that they would take care of this matter. Infatti lui se n'è venuto, dopo una ventina di giorni che lui, Paolo Bertolioni, era qui a Tavolara, ha avuto un avviso di chiamata da Tempio di presentarsi a Tempio, all'ufficio registri e alla procura di Tempio. So about 20 days after, he received a notice to report to the office where all the deeds were kept. We're talking about Tempio Pausania. And the king had sent... Va lì, si presenta a Tempio, lì alla procura di Tempio, e lì c'era alla procura di Tempio la pergamena che avevano spedito da Torino appunto a Tempio, all'ufficio del registro di Tempio e alla procura di Tempio. E questa appunto c'era scritto appunto su questa pergamena, quando lui è tornato con questa pergamena, c'era scritto: non si riconosce nessun altro proprietario sull'isola di Tavolara, Paolo Bertolioni, re. Okay, so indeed the paper was had been sent from the king to the temple of Pausania, the office of the deeds, that acknowledged Paolo as there is no other owner of the island of Tavolara but Paolo Bartoleoni. Sì. Quindi Paolo Bertolioni fa una grossa festa, invita sotto un albero grande di carrupe enorme, è un sindaco di Olbia e altre persone, e quindi poi lo vengono a sapere, i giornali ne parlano,
e la viene a sapere la regina Vittoria d'Inghilterra di questo regno. So Paolo, in order to celebrate this, indeed, this happy ending, organized a big party on the island with the mayor of Olbia. Photographers came, journalists came, people that wrote about it. And the news made it all the way to the Queen Victoria. La regina Vittoria, quando ha saputo appunto di questo regno di Tavolara, nel Mediterraneo qua, c'era la nave inglese Vulcan, era la nave lunga 100 metri, la più armata bella, con giornalisti a bordo sempre. E la regina Vittoria ha ordinato ai fotografi che c'erano a bordo di venire qui a scendere qui a Tavolara a fotografare il regno di Tavolara come vivevano. So the Queen Victoria was very intrigued. One of the biggest vessels was indeed in the sea. So she asked indeed to bring the vessel here and have the photographers to document how people were living in Tavolara. Appunto, fanno tante fotografie, tante cose, e una di queste foto, i miei antenati, l'hanno fatta proprio sulla nave Vulcan. Il mio nonno, che era il re, con tutta la famiglia. E la regina Vittoria, appunto, ha scelto in tutte queste foto, questa foto del regnante di Tavolara sulla nave Vulcan. Okay, so many pictures were taken that day on this beautiful vessel, the Vulcan, and then eventually the Queen Victoria personally chose one that portrayed the grandfather. At that point, he was still the king of Tavolara with his entire family. Quindi questa foto ce l'abbiamo noi a casa, e adesso si può anche vedere. And now this picture, obviously they have this picture at home, ma questa foto la possiamo vedere anche da qualche altra parte. So no, questa foto però, la regina Vittoria appunto, questa foto che abbiamo noi, che ce l'ha spedita lì, dall'Inghilterra, cioè è arrivata, questa foto se l'ha tenuta lì a Bade Campana, dove c'è scritto il più piccolo regno del mondo, isola di Tavolara, che si trova nel golfo di Terranova Pavosani, perché allora si chiamava Olbia, adesso Olbia si chiamava Terranova. So Queen Victoria actually does have one of these pictures that is kept in Buckingham Palace with the comment, this is the smallest kingdom of Tavolara, that is located in the Gulf of Terranova. That was the previous name, the former name of Olbia. Quindi questo che racconto è tutta storia vera, tutta storia nostra, raccontata dai antenati, e quindi penso che la storia deve sempre andare avanti. So this is a story that obviously has been passed on within his family from generation to generation, and Tonino believes that the story must go on, must be told. Well, let's find out if this kingdom is going to continue. Re Tonino, ci sono eredi? C'è un nuovo re? C'è mio figlio che si chiama Giuseppe, appunto, gli ho messo il nome del primo antenato Giuseppe. So he does have a son, Giuseppe, and obviously the name is to commemorate the indeed the Giuseppe, the initial Giuseppe Bartoleoni, the very, very first king of Tavolara. Let's talk a little bit about this place. It's like a heaven on earth, questo posto paradisiaco. The water is crystal clear, l'acqua cristallina. Lei abita qua tutto l'anno? Do you reside on the island all year long? No, adesso sono qualche anno che andiamo d'inverno, ce ne andiamo ai 4-5 mesi d'inverno qui vicino a Porto San Paolo, la mia famiglia. Però io sto sempre andando e venendo con la barca, sono sempre più a Tavolara. Lei come Giuseppe, il navigatore. Esattamente, no, sempre qua. So it's been just a few years that they do not reside here during the winter. Obviously, Tonino has a beautiful family with grandchildren, so it's just a little more practical to live on the mainland. But he, like Giuseppe, has his little boat, so he comes and goes on a regular basis.
non vado più a remi come si andava prima, adesso se va a motore 10 minuti si va e si viene. Yes, he doesn't row personally. Now he has a little engine on his boat, so he can come and go in a much more efficient way. Allora, la ringrazio per aver condiviso questa bellissima storia. Thank you very much for sharing this story with us. E invitiamo tutto il nostro pubblico a venire a trovarla a Tavolara. So we invite you all to come to this little paradisiac island here in Sono un po' Sardinia. anziano, Non è vero. He's a little old, but he doesn't look like it. Ho 89 anni. He's 89 years old. Those beautiful Sardinian genes, questi il DNA sardo. Sì, esattamente. Ancora cammino sul bordo della barca. He's indeed still very active and so forth. And di nuovo grazie. Grazie a voi, grazie a voi.